Benvenuti questa sera a questo appuntamento letterario con una grandissima ospite. Io sono felicissima che lei sia qui con noi questa sera. Abbiamo fatto 3 episodi di IBUks, tutti dedicati alle donne. Yeah! Un grandissimo passo, devo dire. Siamo partiti con Sara Bao e il suo libro Voodoo Blues. Abbiamo poi proseguito con Nelly Demon e il suo libro sulle donne indomite, le blues woman, e oggi parliamo di una blues woman in carne ed ossa che ha scritto una autobiografia spaziale dove ci fa un pochino entrare nella sua vita avventurosissima e sono felice di avere qui con noi questa sera la grande Dana Gillespie. Eccola qui. Un applauso. Buonasera a tutti. Io voglio dire che io non parlo il meglio italiano, ma per una donna inglese io parlo spero abbastanza bene per stasera. Sì, le memorie, tutto è scritto nel libro, non tutti storie, ma quasi. Bene, anche perché non svegliamo proprio che abbiamo già materiale, Dana, anche per il secondo book, quindi Sì, ma io ho bisogno di andare in Italia dove ho pace e il telefono non funziona e tempo per scrivere la seconda volume, how you say, parte. Ma il momento devo finire il libro audio, the audiobook, è quasi Wow! finito, quasi finito. Allora, Dana, io so che tu hai un sacco di attività in corso al momento, hai anche questa bellissima, trasmissione che si chiama Globetrotting Ah, with yeah. Gillespie, e mi piacerebbe che poi ci fai così una breve, presentazione anche di questo, ma lascio la parola al conduttore di IBUks, che è il nostro caro Roberto Caselli, e a te la parola e vi auguro insomma una buona serata e mi raccomando preparatevi già ora psicologicamente le domande, perché Dana ama rispondere alle domande. Quindi vi solletico la curiosità. Vai Roby! Bene, ciao Dana, ben arrivata, molto felice di averti qui con noi e parliamo del tuo libro che è Where I'm Born a Man, Sì. che in realtà prende il titolo anche da un disco che è uscito nel 72, nel 73, nei primi anni 70 comunque, vero? Come mai hai scelto questo titolo? Io ho scritto il canzone Weren't Born a Man perché avevo in questo periodo lo stesso manager che David Bowie. Il nostro manager ha detto che è necessario che noi abbiamo personal assistente. Non è necessario secondo me, ma lui ha pagato i conti. E questo assistente era mia meglio amica. E io ho sempre detto a mia amica, mi dispiace che tu non sei un uomo perché noi siamo sempre bene amici insieme, ma c'è una cosa che non c'è con una donna. Allora questo è dove il canzone è venuto, ma tutti hanno pensato al BBC che il canzone è una cosa, come si dice, lesbica, ma non era così, è solo che io ho scritto la canzone per un'amica. Ok. Senti, tu nella tua vita hai fatto di tutto, sei stata attrice, cantante, scrivi, per cui hai fatto tantissime cose. Sei però un'appassionata di blues. Com'è nato questo amore per il blues? E perché how you say, the music scene a Londra in 1963 era fantastico con tutti i musicisti come Yardbirds, Rolling Stones, Georgie Fame. There was a blues scene nel centro di Londra e con 13 anni io sono uscita per quasi ogni serata possibile
ma anche sono andata ogni giorno alla scuola, ma per sentire il blues. E da questo momento che io ho sentito la prima volta Yardbirds e dopo there was this, how you call it, the American Folk Blues Festival, è venuta a Londra, ha cominciato in 62, penso, with fantastic musicisti. I was innamorata e anche io ho cominciato mia career, io ho suonato batteria, and so I got to see Buddy Rich tanti volte perché mio professore di batteria era un buon amico di Buddy Rich. So ho cominciato nel mondo di folk perché con 13-14 anni la voce non è come adesso, un ottavo più profondo, è lo perfetto per folk, ma mio cuore era sempre con blues. Senti, nella tua autobiografia dici che in realtà la prima volta che hai sentito il blues è stato merito di tua sorella che ti ha fatto sentire I Need a Little Sugar in My Bowl di Bessie Yes, Smith. Ma capivi yes. già il doppio senso a quell'età? Il doppio Oh, senso? sì, anche io, questo, tutti parole un po' doppio senso mi piace molto. E ok, forse io non ho capito bene il parole di Bessie Smith, Empty Bed Blues, Empty Bed Blues. letto vuoto, Vuoto, perché certo. okay, con 11 anni è un po' difficile di capire, ma adesso ho capito molto meglio come sì, mia sorella ha cambiato mia vita con questo EP, che ha buttato via nel rifiuti, e io ho preso questo anche con lui. Louis Armstrong ha suonato Jazzland Muggles, ma io non ho sentito con 11 anni che Muggles è marijuana, ma è necessario essere con ogni disco che io ho sentito, io ho imparato molto, ma era difficile di trovare veramente tanti blues in Londra in 63, era necessario di andare in un negozio speciale o non era così adesso con tutte online. Se tu hai comprato un disco in 63 era un grande tesoro, una cosa speciale. Io non dimentico mai il feeling quando io avevo abbastanza soldi per il primo Muddy Waters o Howling Wolf. Fantastic feeling. Senti, la tua generazione ha vissuto il periodo più bello degli anni 60, quello della swinging glam. Oh, Quindi un yes. periodo meraviglioso, pieno di locali che sono diventati mitici, no? Il Crow Daddy, il Marquee Club, tanti altri. Marky e Crow Daddy was fantastic. Ogni sera qualcuno, in these two clubs, it was più blues. C'era anche clubs 2 minuti o 1 minuto a piedi a Soho, centro di Londra, like the Flamingo. You heard jazz and all fino alle 4 nella mattina. But I was in scuola, so ogni serata in Marquee Club, nel blues clubs, ero molto felice, più di jazz clubs. Non mi piace jazz, quando io ho la possibilità di sentire jazz o blues, preferisco blues. Tu hai avuto la fortuna di conoscere tutti i grandi musicisti di quel periodo, no? Sia di blues, sia che poi sarebbe diventato rock successivamente. No? In particolare proprio al Marquee Club tu hai conosciuto David Bowie, che non si chiamava ancora così, si chiamava Dowie Jones, David giusto? Jones, yes. Ti racconti come l'hai conosciuto? Oh, you want questa storia nel Marquee Club? Io sono andata al Marquee per sentire Gary Farr and the T-Bones, a fantastic blues band, but the first act, prima musicisti, on comes David Jones, Bowie. E dopo il concerto, I was 14 anni with molto lungo capelli. I was at the back of the club
I was brushing, scusa, qualche volta devo esplicare in inglese, I was brushing my hair e lui ha preso mia hairbrush. Spazzola. Thank La you. tua spazzola. Dammi in mano, ha continuato di fare così e ha detto nel mio orecchio, can I come home with you tonight? Io ho detto sì, ok, perché no? Con 14 anni e avevo una camera sopra la storia, il piano sopra mio papà, my mother and father. E noi abbiamo passato un notte, non mi ricordo esattamente, un notte grande passione. Noi abbiamo parlato tutto di music, but there was a little bit of orizzontale. And then la prossima mattina io sono andata a scuola, ma mio papà ha pensato che aveva un'amica per il notte perché Bowie aveva capelli lunghi giallo, così lungo, non è normale, non era normale, ma lui ha aiutato me molto. Lui ha sempre sentito le canzoni che io ho cominciato a scrivere e una volta lui ha chiamato me e ha detto io voglio venire a tua casa perché ho già scritto una canzone che io penso è speciale e 20 minuti dopo lui era nel mio appartamento e ha cantato a me Space Oddity, la comincia della storia di la carriera di Bowie. Ma c'è fotos di questo periodo, quando noi facciamo il photos, io explico un po' più. Ecco, volevo giusto chiedere a te Dana e a Roberto se posso magari far partire il PowerPoint, così Abbiamo un Dana po' di ci fotografie. racconta. Ok, or you have ancora domande, Roberto? Sì, 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 domande tante ancora tantissime domande. Okay, Allora well maybe facciamo un piccolo reel Piccolo break. fotografico e we do poi it molto presto e torniamo a domande, forse tu hai ancora idea dopo questi fotos. Il libro, oh God, ero la campionessa di sci nautica junior e ho fatto il mio training a Lago Maggiore. E guarda, in un bikini, 14 anni. Next prossima, next photo. Ok. Nel Marquee Club, io ho fatto il foto in bianco e nero di Eric Clapton. The Yardbirds were fantastic. And this is the famous stripes dietro on the stage at the Marquee. Keith Relf, the singer. There's Eric Clapton with his red guitar. Next. Io con 15 anni, io ho cominciato folk because con la voce, my voice was like a vergine. And so the voice was pure, like an angel. And this is David Bowie, David Jones, with blonde hair. He was lovely, actually. He was a very good friend for a long time. Yeah. In 65, I went to the Albert, or I went to a press reception, and this is where I met Bob Dylan. This was the comincia di una amicizia, which went on 2 volte che lui è venuto a Londra, and then ancora in America, and then I was the opening act for his tour in 97. Very nice guy, cool, con un cervello, nice. Okay, these are the copertina delle prima 2 LPs. A sinistra con cavallo, this was 66, I think, or 7, non mi ricordo exactly. The hippie age, look at me in a caftan. And the guitarist on this LP is Jimmy Page, Led Zeppelin. He did all the rock sessions, but this was quite folky. A destra, the box of surprises,
era fatto, the producer was the famous Mike Vernon, Blue Horizon Records, who bought Muddy Waters to England and all these concerts with Peter Green and Keith Richards, and they all played with him, and Jimmy Witherspoon, they all came. So this box of surprises, io ho scritto tutti canzoni myself. I was composer on all of the songs on that, but the band are called Savoy Brown, a good blues band. I don't think, io penso che mia voce non era abbastanza forte, but you could see I had dreams of doing blues, sogni di blues, but I needed to, yes, okay, a sinistra, it's Alberto Sordi. Sordi era andata in Londra to make this film. This must be 65 forse. I was 16 or 15, no, 16. Always with a 12-string guitar, perché io non ho suonato molto bene, ma con 12 strings the sound is better, è meglio che con solo 6 strings. And on the a destra, it was me singing in a terrible film. I mean, schifo is the word, I think, called Secrets of the Windmill Girls, a story about a strip joint. But I was with Vestiti. I mean, plenty of this, because this, I was always grande here when I was giovane. Next, quick, before I get into trouble. Yeah, a terrible film, fatto in 67 maybe. I was 17, yeah. Again, always the camicia, I'm always falling out. And at the same time, yeah, there's lovely Elton John. These LPs a sinistra, top of the pops, they were cheap, not non-caro, the top 20 hit parade in an LP, and you could hear all the hits, ma non cantato from the real stars, copied from me and Elton. Ma lui he was called Reg Dwight in those days. We had a lot of fun doing these, and these LPs are so terrible, total shit production. Scusa, I shouldn't say shit, but they were. And now you can buy them for quasi niente. This was a rock version I did with P.P. Arnold. I don't know if you can see Sinistra. She was an Ikette with Tina Turner. And PJ Proby was very famous. A rock version of Othello. Next. Me, Bowie, and a nostra manager, Tony DeFries. And already, I think I just come back from the sun. I mean, bronzato. Again, falling out of my camicia. This is the story of my life. Next. Yeah, Bowie and me. This maybe was in 68, non mi ricordo quando. Giovani, look at that long hair, both of us, Louis Aimé. Yes, I was la prima originale Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar, la prima produzione in Londra, nel più grande teatro, 3.000 persone ogni serata. Io ho fatto 8 shows ogni settimana per un anno, and then basta, it was enough. Perché my feeling, here's the teatro il più grande in Londra, and the con Jesus, Judas, etc. But my cuore was con blues, but qualche volta è difficile dire no quando un ruolo come Jesus Christ Superstar viene, è necessario dire sì qualche volta. Oh, this was a terrible television program. A sinistra, Jesus Christ, ma the actor Paul Nicholas. It's nothing really interesting. Ma guarda, avuto un Polaroid camera. De Vries a sinistra with the barba ha dato un Polaroid. E c'è tanti Polaroid photos che io ho fatto. Sul mio ginocchio è Mick Ronson, sfortunatamente morto adesso, il famous, wonderful guitarist for David Bowie, Angie Bowie.
la moglie. E Zoe era il figlio, ma adesso il nome è cambiato, lui è Duncan Jones e lui fa films. Ah, sinistra Mark Bolan. Io non so se Mark Bolan è conosciuto in Italia. T-Rex. He was a big hit. Conosciuto, sì. Yeah, anyway, he's gone. There he is with Angie Bowie, and there's Bowie with Angie. T-Rex, he was a lovely guy, anche morto. He was a sweet, delightful, funny guy. The original glam rock with your sequins and glitter in his hair. Okay. This was the logo for Main Man and the stickers. In Nueva York, io ho fatto stickers in tutte la città, all the Main Man era il nome della compagnia. Io, Bowie, Mick Ronson, la copertina of the LP, Weren't Born a Man, con il canzone Andy Warhol che Bowie ha scritto per me. Oh look, meno chili e più giovani. Ok, questa serata, il nome di questa is The Last Supper. La notte dopo Bowie ha annunciato nel teatro, the concert, che lui non vuole essere Ziggy Stardust più. Mille donne e uomini anche con mascara, con lacrime, because they were all molto infelici. A sinistra è Bowie, is that Jeff Beck? Jeff Beck, see, Mick Ronson. Okay. Oh, this is the teatro, what La Tempesta, is it called in Italian? Shakespeare. Not very, yeah, not very interesting. I mean, quattro mesi per me di inferno, senza musica. Okay, Bowie and Jagger, relaxing in New York. Jagger, Bowie, Jagger and Bowie. No, Jagger and Angie. Just fun in nell'albergo. Oh, look at look at that outfit in Rosso. I had a very good figure in those days. And there's Bowie on the right. But all of these, tutti sono miei personal photos from my Polaroids. Okay, next. La copertina, io ho cominciato di pensare nel mondo di blues e questo LP numero 4 for RCA, anche per la compagnia di Main Man, ain't gonna play no second fiddle, because I'm used to playing lead. It's an old blues song. E io ho detto che io voglio cantare più blues, ma io penso in 74, quando io ho fatto questo, non avevo la forza, the power per fare a 100% blues LP. Anche I was too glamorous. I mean, they didn't give me a chance to do anything else. Okay. Oh, una serata in Nueva York. Raquel Welch. Maybe nobody knows Raquel Welch anymore. This was a special serata con Dylan, Bowie, Bette Midler, lots of stars and me singing. Oh, another film I did. Okay. La Vita di Mahler. I was the mistress of Mahler, Anna von Mildenberg. I had to sing opera. Terrible. Oh. Another show, Mardi Gras. I had to play a prostitute. There I'm playing Cave Girl. Non conosco le parole di Cave Girl in italiano, but come sempre. With this man a sinistra, Doug McClure, he was in a big TV series called The Virginian. It's a silly film. It comes on tardi al notte on the television qualche volta. Oh, Hound of the Baskervilles with Peter Cook and Dudley Moore. There's Dudley, anche near costume with plenty of this, plenty of what you've got, Uplift. Next up, Art Garfunkel, another strange film about necrophilia. Next. Yeah, a destra, Keith Moon, the batterista from The Who,
a crazy guy, morto. A sinistra è a fantastic guy, morto anche, Lionel Bart. Lui ha scritto il grande famous musical Oliver e anche canzone in 63 o 62. Got myself a crying, walking, sleeping, talking, living dull. This was a big hit for Adam Page. This man a sinistra was so famous. He had 5 o 6 o 8 stage productions nel teatro allo stesso momento. Marvelous, morto. Ah, Princess Margaret, Principessa Margareta sulle Isole de Mustique. E io ho fatto il photo. Here I am in a green, come si dice, swimming costume. I don't know who this man is in bianco, non ho un'idea. L'altra è Princess Margaret, io ho fatto questa photo. Right, oh, yeah. This is Basil's Bar. Io ho cominciato 26 anni fa il Festivale di Blues in Mustique, nel Caraibi. E l'uomo sopra è Basil, lui è il boss di Basil's Bar. E per 20 anni I was the boss with Basil for the Festivale. Ogni anno in gennaio, 15 giorni, scusi, mio gruppo dietro was the house band e è venuto tanti stars come Shamika Copeland, Mick Jagger, Joe Louis Walker e anche Veronica Sperger, which was wonderful because, you know, she's my favorite singer. Okay, qui in Morocco ha avuto un hit, Move Your Body Close to Me. Move your body close to me, very molto orientale. So we go to Morocco per un film. My teacher, my guru spirituale, Sai Baba, e io ho cantato blues per lui in India per 1 million people. Lui è il corpo di Sai Baba, non c'è più there. He is, guarda tanti gente, 1 million people, più grande che Woodstock. But they didn't come to see me, they came to see Sai Baba. Una settimana piena di musicisti. Oh, this is strange. Okay, destra sopra, il meglio drummer, uno di meglio drummer, from a great band. Look at Max. Little Feet, and there he is, Richie Hayward. So good looking, very sexy, sfortunatamente morto adesso, but a fantastic drummer. In the middle, with this blue melodica, a Donald Fagen from Steely Dan. This was the Mustique. A sinistra, e sopra è Giorgio, mio amico, anche morto adesso, ma a sinistra è Ronnie Wood from the Rolling Stones. Sotto è Roger Daltrey from The Who. In the middle it's girls, io, Chaka Khan e Bonnie Tyler. E sotto a destra è io con Jimmy Page, 1980 in Vienna. Lui e Robert Plant sono venuti a un terrible teatro pezzo che io ho fatto in Vienna. But anyway, enough of this. More. C'è un club in Londra che mi piace molto, il 606. Non molto grande, ma with great atmosphere. E questo mio blues band, the London Blues Band, Dino Baptista piano, my guitarist Jake Zeitz, and the drummer is Evan Jenkins. Ma adesso the bass player is il figlio di Jake Zeitz, Artie Zeitz. And my saxophone player, anche morto 2 mesi fa. Okay, l'ultimo CD a destra è Under My Bed with the London Blues Band. Ma a sinistra io ho fatto un CD with Al Cook in very old style blues. The style I love that Veronica Sperger does so well. Nice and easy, con parole un po' sweet, sometimes a little cattiva, ma fa niente. And this is a really old style CD.
E qui io sono a casa, you know, io non suono chitarra più perché io ho un chitarrista che suona molto meglio di me. Qualche volta suono piano, but this is my old guitar case. Okay. Oh, Insomma, abbiamo fatto stupendo, wow! una retrospettiva di tutta la tua carriera in qualche modo, insomma, no? Okay, but now adesso Roberto, io sono pronta per prendere domande da Per te. altre domande. Senti, abbiamo visto spesso tante fotografie e tra queste c'era anche Angie Bowie, la moglie che è diventata tua grande amica. Però so che anche Mick Jagger ha fatto una canzone, Angie, no? Che poi i Rolling Stones hanno suonato. Che rapporto c'era tra i Rolling Stones, David Bowie e tutto quel mondo che stava emergendo in quel periodo? Era un rapporto di amicizia o c'erano delle contraddizioni? Bowie e Mick Jagger erano sempre amici, ma io penso il canzone Angie, The Rolling Sì. Stones, non era scritto per Angie Bowie, è una Ah. coincidenza. E anche nel libro di Keith Richards, lui, I can't remember what it's called, but it's fantastic autografia. E lui ha detto che anche che non è che era scritto per un'altra donna, ma I think Angie era forse il nome ha aiutato il canzone, ma qualche volta in New York insieme le serate in these 5 stelle alberghi, the Sherry Netherlands Hotel, fantastic. It's like being I can't think of the best hotel in Milano, but the meglio l'albergo possibile. Nella notte Mick e Bowie, e Angie e me, e amici, abbiamo passato tante notti having fun, divertimenti. I don't give you any more details than that, basta, Roberto. Senti, tu sei stata più influenzata dal blues inglese, dal British blues o da quello americano? I think più americano perché my favorite was always era Muddy Waters, Howling Wolf, and Bessie Smith, and Sister Rosetta, and this type. Ma mi piace molto i musicisti di blues da Inghilterra perché in 64, no 5, I was with a, how you say, an agenzia, and with them was Fleetwood Mac, that's Peter Green, Chicken Shack. I can't remember them. There were all the English bands were with this agenzia called Starlight Artists. And so all the blues musicians, they were all good. They were all really good musicians. Yeah. But if I see io voglio suonare un LP a casa, preferisco Howling Wolf any day. Ok, però la tua prima canzone che hai inciso mi sembra che sia stato un pezzo folk invece, sia stato Dona Dona, un pezzo tradizionale, vero? Yeah, very folk, ma non dimenticare, era fatto in 65. And it's a folk song about la storia nel canzone è una, what's a cow, a baby cow, una vacca? Is it a vacca? Una mucca, sì. Mucca, but the baby going Yeah. al mercato to be like that, probably forse per mangiare. I wasn't vegetarian then, ma I used to sing, I was a folk singer, perché non avevo l'esperienza con 15 anni di essere un boss of a band. Non Però avevo sai che quella canzone in realtà è stata scritta da un autore ebreo e voleva parlare in realtà di tutti gli ebrei che andavano nei campi di concentramento. Insomma, era una metafora quello dei buoi sui vagoni, no? Well, I did know it was an Israeli folk song. My guitarist on this produzione era Donovan. Sì, Lui l'aveva era incisa Donovan. sì, Anche John Baez l'aveva fatta.
E anche Donovan ha piaciuto questa canzone, e anche lui ha fatto un'altra versione on his Catch the Wind first LP. But io non ho saputo che cos'è israeli o non israeli in 65. No, it was just a folk song for me. Ok, ok. Senti, molti tuoi pezzi sono anche rhythm and blues, però no? Vanno un po' oltre il blues, vero? Well, yes, I mean, my sogno è di vivere con un gruppo come Louis Jordan, per esempio. This is what io penso questo è rhythm and blues, ma adesso questo mondo strano, moderno, le giovani gente dicono che rhythm and blues è un altro tipo di musica che non è rhythm and blues. I like originally rhythm and blues. Ho un altro sogno, io voglio cantare Saturday Night Fish Fry, which is from Louis Jordan, ma non ho mai fatto il canzone perché c'è tanti parole, and I think io sono troppo vecchio adesso per mettere tutti verses nella testa. It's a great song, but I mean, okay, Choo Choo Boogie, or I Want You to Be My Baby. I love these swinging, quando la musica comincia, it's impossible not to move like this. Then io sono felice. Senti, quando tu hai conosciuto Bob Dylan nel 65 Yeah. a Londra, in realtà lui ha cominciato la svolta elettrica, ha cominciato a suonare anche elettrico ed è stato anche fischiato in Inghilterra. Tu cosa ne pensavi di quella svolta lì di Bob Dylan? Well, he's a very attractive man. He was then, Roberto. Qualche volta non conosco le parole, but he was very magnetic. He was, Magnetico. and also cervello, wonderful. Dammi un uomo intelligente, sempre meglio che un uomo con muscoli. He has muscoli nella testa. So he was fantastic in 65 solo in the Albert Hall. E un anno dopo con il band, it was terrible. The British, terrible. They were shouting, traitor, get off and fuck off. And we don't, stop being electric. And this just made Dylan ha suonato più forte. I think I don't know how to say, he was going like that, who cares? But era difficile per lui perché the publicum were very conservative folk. Hanno pensato che se qualcuno comincia di lavorare con batteria, electric guitar, scandalo, blasphemous, diavolo. Senti, tu hai avuto la fortuna di assistere nella stessa stanza l'incontro fra Bob Dylan e i Beatles, vero? Sì, vero. Deve essere stato un momento incredibile. Well, I was 15, 16, non mi ricordo. But yeah, tutti i più famosi groups nel mondo in this time. Ma io non ho mai pensato che gente sono famosa. I was only ho pensato, oh, bene, amici. So, anche per noi in Inghilterra, in 65, noi non abbiamo, o io non ho pensato, America, scusa, acqua, non gin, non vodka, acqua, un momento. Non come Bessie Smith, no? Assolutamente no. Non mi piace alcohol, preferisco cioccolato. Ok, what was the domanda? No, ho dimenticato. Sì, no, stavamo parlando dei Beatles di Bob Dylan. Infatti. Yeah, these were special, momenti speciali nel mio libro. Io volevo chiederti una cosa proprio tecnica. I Beatles erano, cioè il beat che era nato in quegli anni era una musica molto ancora pop, no? Era molto leggera inizialmente. Poi, secondo te, è stato il blues che ha dato un'anima per farla diventare rock, quella musica lì, The Beatles. oppure no?
No, il beat, la musica beat, intendo gruppi, c'erano i gruppi leggeri, non so come, non so, gruppi che non erano ancora decisamente rock, no? Erano I'm not sure if molto leggeri, molto freschi come musica, ma non erano ancora di un rock vero. Io volevo sapere se il blues ha contribuito a spostare verso il rock quella musica pop che era I think iniziata. so, yes, perché un esempio is Eric Clapton, and then you have Blind Faith, or you have, you have everything comes from blues. Per me, blues is the fondazione di tutti Western music. Senza blues non c'è rock e jazz. So, yeah, da Inghilterra, blues era la comincia per tutti i musicisti. E anche quando io penso a miei amici come, anche gente come Pink Floyd o Led Zeppelin, tutti hanno cominciato con blues perché blues è semplice, 3 cordi. Se tu sei 16 anni è possibile fare un canzone con 2 o 1 chord come John Lee Hooker. You just keep going on 1 chord. So all the rock music started blues. Did that answer your question, Roberta? Sometimes I'm not sure. Certo. Senti, ma tu i primi musicisti che hanno portato il blues in Inghilterra, Alexis Corner, anche John Mayer, tu li seguivi? Sì, I used to know John Mayer, and Peter Green ha suonato anche con John Mayer. Peter Green, certo. Tutti guitaristi. Eric Clapton stesso. He was the kind of boss man. Ma strano, I always liked Yardbirds best. They were my favorite group then. Yeah, I liked John Mayer, but he wasn't the king for me. For me, well, I like the American musicians when they came to England. Yeah. Senti, ancora una domanda e poi dopo lasciamo ai nostri ascoltatori se vogliono intervenire. David Bowie ha scritto anche una canzone per te che si chiama Andy Warhol, giusto? Sì, non ho un'idea perché il soggetto non mi interessa, ma io penso che lui ha conosciuto Andy Warhol alla comincia in 72, forse in 72 in America, e ha tornato e ha detto a me che lui ha scritto il canzone per me. Io ho fatto il canzone in un big show con lui in Londra, e dopo io ho fatto una versione on the Weren't Born a Man LP, Andy Warhol, ma è possibile sentire il voce di David Bowie dietro me. He was my backing girl singer. E anche lui ha suonato 12-string guitar. E dopo nostra versione, che Mick Ronson ha fatto la produzione, Bowie ha piaciuto questa canzone più, e anche lui ha fatto un'altra versione. I think it's on the Man Who Sold the World LP. No, anche Dory. Oh, grazie. No, strange, I don't listen to Bowie musica, mi piace, but io preferisco blues or Sufi music or Indian music, Arabic music, but I never really listened to Bowie's music, except as amici, but not on my record player. Yeah. Senti, come ultima cosa, che differenza c'è suonare il blues adesso alla tua età rispetto a quando hai cominciato? Lo senti più intimo il blues adesso? Well, un grande differenza è che quando adesso per me è possibile cantare tutti i blues con parole un po' sessuale, un po' cattivo, con senso doppio, perché mi piace this type of blues, mi piace molto. Se io ho cantato per esempio Big 10-inch o It Ain't the Meat, It's the Motion, or Come On If You're Coming, or Organ Grinder, It's Not the Organ, but the Way You Grind, tutti con senso doppio.
se io cantato questo con 17 anni, it would have been pornographico. But now I'm an old woman. It's fantastic. I can do exactly what I like. This is la grande differenza. Anche mia voce, dopo 73 con Jesus Christ Superstar, io penso nella vita che tutti va, how you say south, everything falls down, ma, ma anche la voce, io sono un diventa più ottavo, profonda. I'm one octavo deeper, which is good. I like deep voice. And io ho paura che adesso un anno quasi senza tanti concerti con questo shit lockdown, io ho paura di cominciare perché io non so dove è mia voce nel mio ginocchio adesso sulla terra. Mia vita è molto cambiata adesso. Normalmente io sono sempre con gigs. But I think Non canti da sola? Quando sei da sola non canti? no, preferisco quando c'è un pubblico. Certo. Dana, Sì, tell me. l'abbiamo accennato prima, ma proprio visto che stiamo parlando di un po' come ci è cambiata la vita a tutti in questo lungo anno di pandemia, tu ti sei inventata comunque un po' una serie di tuoi progetti che stai portando avanti, tra cui appunto questo interessantissimo appuntamento del globetrotting. Ce ne Yeah. parli un po'? Sì, il titolo Globetrotting with Gillespie è il nome che io ho usato nel 1990 per 11 anni. Ho avuto my own radio program da Vienna, and Wow! ogni settimana, ogni sabato sera, all over Europe, ma sfortunatamente non a Inghilterra, e io ho suonato African, Arabic, and Indian e blues music, always with a good rhythm. So quando il lockdown ho cominciato, io ho pensato, I want to do more globetrotting, ma non è possibile andare a India, per esempio. Io ho fatto tanti concerti in India o in Azerbaijan or Kyrgyzstan, Kazakhstan. I love these places where nobody goes normally. And so I thought it would be nice. Ogni domenica sera io parlo con altri ospiti. I think this one on Sunday it was Big Joe Louis, and next Sunday is a really nice girl blues singer called Bex Marshall. So yeah, it's nice. It's fun. It's non è troppo lungo. It's on YouTube, Globetrotting with Gillespie. And speriamo che ogni settimana viene più gente. But sometimes maybe I have a dancer or a painter or somebody who's good nella cucina, a Michelin star cook. Dipende chi viene nel mio mondo. Quindi non solo musica, parli di tutto. Sì, ma durante il lockdown nell'estate ero molto fortunato perché ho cantato nel Festivale Lugano, in Lugano, a sort of versione of blues to bop. Thank you, Herr Bercier. E io sono arrivato con i miei musicisti, ma con una batterista Moreno Butina da Trieste, e con i miei musicisti sul Lago Maggiore noi abbiamo fatto con Moreno a live album da casa sul lago. And this is uscita in fine di giugno adesso per Ace Records. La prima volta che io ho fatto un CD in un, how you say, big room, everyone tutti insieme, no partitions entre musicisti, no overdubs, no second tape, niente, assolutamente pure blues, che io ho scritto con mio chitarrista Jake Seitz. Io ho scritto tutte le parole for this
CD. It's called Deep Pockets, tasca profonda, I think you call it. Profonda, sì. Profonda, sì. Ed è uscito anche in Italia? I don't know. No, Ace Records you order from Si Amazon. può ordinare però sul sito di Ace Records. Yeah. And anche io ho già finito the audio book from my autografia. Ah! Io ho fatto un altro CD che non è nel stile di blues, ma qualche volta io voglio fare altri stili che non è mio lavoro, non fa mai tanti soldi, but I get a lot of divertimenti. E anche il libro era finito in the lockdown, so lockdown was for me pretty good. E ogni mattina alle 6 della mattina io vado nel park per un'ora o 90 minuti a piedi, quando non c'è gente, quando è scuro fuori, solo io con uccelli e fiori. Guarda, hai nominato Moreno Buttinar. Yeah. L'hai nominato ed è arrivato qui Moreno. Se puoi riattivi Where's Moreno? l'audio. Moreno, wave at me. Sono qua. Here I am. Where are you? Wave, put your hand, go like that. I'm in Trieste, at home. Ma where's your photo? Io non vedo. Non riesci a vedere la tua faccia. It's better. It's better. Or take off your clothes and I'll recognize you. Okay, perfect. Oh no, Moreno! Oh, mamma mia! You've got a beard, a full beard. Yeah. Oh yeah. Well, Moreno was the fantastic engineer for Deep Pockets CD. He was amazing. He bought all the instrumenti and cables and everything da Trieste, from his studio in Trieste. This CD does not exist senza Moreno Buttinar. Yeah, and also Davide, that is here with me. Oh yeah, David. Yes, they both came to the casa and put the song together. And I'm so, yeah, where are you? In Milano? No, we are in Trieste now because in these days we are recording something together with Davide. So he came today. Parla italiano perché gli altri non capiscono forse. Scusa, no, è venuto oggi perché dobbiamo registrare delle cose nei prossimi giorni e Davide è arrivato da Milano oggi. Non posso dire il nome che normalmente io dico a te. A me? Perché no? No, it's a I can't. Dillo. Lo dico motherfucker. Motherfucker, that's the name for him. Motherfucker. Ah, ma lo conoscevamo già allora. Grazie. But he really, you know, the drumming che tu hai fatto on this CD is really good. I miss you, Moreno, you motherfucker. Io. No, e ragazzi, poi c'è un'altra cosa che Dana mi dice. Ogni volta che ci sono altre due cose che posso dire. Un'altra è Hi Moreno, how is your love life? E io normalmente dico e lei mi risponde ok, fucking around, no? Questo è e l'altro è quando mi chiede se voglio qualcosa, la risposta spesso è so fuck you. Quindi tutte queste cose queste tre sono le... Yeah. C'è una costante in questa sì, relazione. ma sempre detto con amore. È sempre con amore. Io faccio solo cose con amore e l'amicizia entre musicisti è una cosa speciale. È possibile dire tante cose a musicisti che non posso mai dire a altre persone. It's like una grande famiglia. Sì. Quindi scusa, già che ne approfittiamo 2 minuti e poi lasciamo veramente lo spazio alle domande, ma già che c'è Moreno, e Dana ci stava appunto raccontando che questo CD, il nuovo disco, l'avete registrato tutto in presa diretta in una grande stanza che è il soggiorno di Dana, se ho capito bene. Come si facevano una volta i dischi, giusto? Sì, ma praticamente sai cosa è successo? Che
in realtà io sono stato tante volte a casa di Dana, abbiamo Sì. anche registrato alcune voci dei dischi di Mike e alcune cose così, però mi ricordo che proprio, cioè, eravamo molto amici anche con Jorg, io e Jorg parlavamo tanto, no? E un giorno Dana mi ha... One is dead. Esatto, mi ha detto, un giorno mi ha detto proprio così, mi piacerebbe, in questa casa ci sono stati tanti amici, ma non ho mai registrato niente, ha detto, prima che muoio voglio fare un disco. E io avevo paura, perché ho detto, cavolo, se io adesso l'aiuto a fare sta cosa, poi no, allora cercavo no, cercavo di, No! no, cercavo di posticiparlo, però era appena successo anche appunto la scomparsa di Jorg a gennaio, e Dana appunto ha scritto anche più di un testo dedicato a lui, tra cui uno proprio per lui, no, eccetera, ed era proprio il momento giusto, perché noi ci conosciamo da tanti anni e io ovviamente non avevo l'amicizia con lei e forse anche il linguaggio, perché l'ho imparato nel tempo anche suonando con lei, all'inizio arrivavo da tutt'altro mondo, no? Però a un certo punto Dana ha voluto proprio unire tutte queste persone e farlo proprio lì in casa. Diciamo la cosa bellissima è stata, uno, che ha deciso lei i musicisti, che erano tutte delle persone che già vivevano in quella casa e tu la conosci e sai benissimo che è molto particolare e da un, cioè, bisogna, cioè, non serve che aggiungo altro, no? Però poi appunto per portare tutta quella tecnologia lì, perciò che sia una cosa spontanea, ma poi anche cambiabile, ovviamente io ho portato un camion di cose, non esagero, un camion, però tutti i cavi erano sotto i tappeti, perché se tu li distruggi la casa, poi li distruggi l'ispirazione, cioè è proprio, deve essere che non ti neanche accorgi, no? Tutti i dischi migliori secondo me sono quelli che non ti accorgi di registrare, no? Come se tu avessi una telecamera quando baci la prima volta il tuo fidanzato, no? Però se c'è un drone trasparente che non ti becca, dice che non lo sai, in realtà becchi il momento magico. E lì abbiamo cercato di fare così, per cui Dana quando ha visto tutta quella roba si è spaventata, mi fa, ma dove metti tutta questa cosa qua? E poi tanti tappeti e quindi tutti i cavi erano sotto. It was fantastic what you did, and the Leslie was nella cantina. Io ho Sì, sì. detto veramente un Hammond e 300 kg non è possibile portare, but you bought another versione. It was fantastic. 4 giorni di divertimenti, ma una serata in questi giorni sopra il campagnolo per un piccolo concerto. Sì. It was fun. Non Sì, sì. vediamo l'ora di ascoltare questo prodotto. Io l'ho già sentito. Vogliamo sentirlo anche noi, Dana. Oh. Comunque, Beh, se posso dire una cosa, io ho avuto esperienza della diretta, della capacità aggregante che ha questa donna. Sì. Attorno ad Ana, come gli atomi si aggregano le particelle, e ha una grandissima capacità di aggregazione di musicisti, artisti, persone che vivono l'arte, la musica, nel profondo, e lei probabilmente ha questa capacità proprio di zac, Sì. magnetica, di creare questi agglomerati di belle persone magicamente, che poi producono sempre delle cose molto, molto belle, molto particolari, e soprattutto in un'atmosfera bellissima e rilassata. Io non ho capito tutto che io ho detto, but I have a feeling it was nice. Io voglio dire It was grazie, absolutely nice. but I didn't Comunque, understand it. prima di stare zitto volevo ringraziare Max Lazzarin, che poco fa io stavo mangiando, non sapevo che c'era questa cosa, mi fa, oh guarda che c'è Dana, oh ti aggiungo, mi fa, guarda che stanno parlando di te, è stato lui che proprio ha corso, quindi grazie Max, se c'è. Sei sempre nei miei pensieri, Moreno. Aia, ho paura. Bella storia. Ragazzi, lasciamo lo Sì. spazio alle domande. Chi Okay. si prenota? Okay, you read them to me, these domande, or how do... Ciao a tutti, posso parlare io? Certo. Lao! Sono Paolo, in realtà. Ok. Paolao! Paolao. Ciao a tutti, ciao Dana. Volevo chiederti se avevi conosciuto, o magari se non direttamente, sentito parlare di un americano
che è capitato a Londra e sembra abbia un po' sconvolto le vite dei chitarristi famosi di allora, cioè Eric Clapton, Mick Jagger, e sto parlando di Jimi Hendrix naturalmente. Ah, io ho visto Jimi Hendrix qualche volta nel club a Londra, ma il meglio concerto che io ho visto, when was it, 1960, non mi ricordo, in Albert Hall, quando lui ha bruciato il guitar. Ah. He fucks his guitar on stage. It was a famous concert. Ma io non ho conosciuto lui personalmente. Ah, ok. Grazie. Any other domande? Allora, te ne vorrei fare un paio, Dana, io di domande. La prima, Okay. tu hai vissuto il periodo migliore della musica, poi a Londra in quegli anni c'era tutto il centro e il blues forse è rinato grazie a Londra, grazie all'Inghilterra. Che differenza c'era tra i musicisti di allora e i musicisti di oggi? Non come tecnica, come qualità, ma il rapporto tra di loro, cioè il fatto di suonare insieme, di creare una grossa unione. Allora era molto forte, oggi lo vedo molto più distaccato. Tu che vivi Londra poi ancora intensamente, c'è ancora la voglia di suonare insieme oppure è un ricordo di tanti anni fa? Antonio, I think I need a translation. Can somebody put that in inglese? I didn't understand it. Scusa, tu hai usato Allora, provo io. in Dana, English. yes. So Antonio asked about the difference between being a musician back in the 70s, 60s, a blues musicians, and compared to being a musician today. Antonio said that is not a matter of technique, but the will to play together. There was a different spirit that it seems today has gone. It's not like this anymore. People, what do you think? Is it different? There's some, qualche cose sono lo stesso. The sogno di suonare insieme, it still is, ma la cosa che è cambiato è soldi, perché tanti anni fa le gente hanno cominciato gruppi non per vivere o per mangiare, solo per essere insieme. The sogno was somehow different, pure. Adesso tutto il mondo è un po' più ruinato che tanti anni fa. I like, I mean, I don't know. It's different. Quando io sono andata l'altra volta a Chicago, ero infelice that everyone was aggressivo, and it's a different style of, I think maybe a few years ago it was con più amore, with more feeling. Maybe forse internet ha ruinato tante cose anche. I don't know. Difficult, un domanda molto difficile, Antonio. No real answer. Però è I had a interessante quello che hai detto, cioè sicuramente un tempo i gruppi nascevano più sull'onda dell'esprimere la propria creatività senza il secondo fine magari di un immediato successo. Adesso si sono un po', diciamo, ribaltate le cose, per cui si pensa sempre prima al creare un prodotto vendibile che faccia successo e poi a metterci dentro un contenuto, insomma. È penso molto... che è difficile per qualcuno giovane per cominciare nel mondo di blues adesso. Numero uno, chi compra CD adesso? Tutte è con Spotify. Io ho avuto un scioccato quando qualcuno mi ha detto con 100.000 hits con Spotify, io prendo 30
euro. This is scandalo, because I think Spotify is terribile. So io sono felice quando qualcuno dice a me, io ho già comprato vinyl, un LP o un CD, ma adesso non c'è tanta gente con un CD machine nella macchina. This is also very sad. It's all techno. I'm old-fashioned, so I don't know. Much has changed. But look how nice when there are 3 of us with 4 contanti libri dietro. Qualche volta io penso che nessuno guarda in un libro. But I like books and I like records. Esatto. So, yes. Our books is on the other side. Ah, Max, okay. Max want to ask you something, but he's shy. But Max, anyway, you were holding my book, so that's good. So I know you've got one book there. Yay! Max, domanda qualche cosa a me. No, I'm not shy, you know. I know you quite well, so fammi pensare. Tu incidi dischi da parecchi anni per un'etichetta famosa in tutto il mondo per essere un'etichetta di una reissue label. The Ace Records is mainly a reissue labels. Quindi It's a big catalogo. Esatto. Per noi appassionati e compratori di dischi e appassionati di blues, la Ace è sempre stata un punto di riferimento per la roba del passato, per la ripubblicazione di cataloghi della Modern piuttosto che della Kent o di altre etichette storiche del blues. Il fatto che abbia scelto rarissimamente, rarely, Modern Acts per registrare da loro, insomma, per avere un record deal è abbastanza significativo. Se non mi sbaglio, tu sei una delle pochissime che ha un contratto, comunque ha un record deal con la Ace e continua a essere una delle più vendute. Mi sbaglio? Yes, well, it's perché io, how you say, I license the music to Ace Records. No, lo so. Però comunque è una... But it's a fantastic label. I love Ace Records. Io penso che non c'è, io sono la sola viva artist non morto with Ace Records. Quando arrivo nell'ufficio di Ace, qualche volta qualcuno dice, living artist alert. Attenzione, viene un living artist. E ho fatto il primo disco per loro nel 1980 con il titolo Blue Job, ok, con Veronica un pezzo. we have it! Ok, e perché io sono andata al capo di Ace e gli ho detto io voglio fare un LP con tutti canzoni sessuali di the 20s, the 30s, the 40s, con un senso di humore, not pornographic, just fun songs. E io ho detto, io voglio dare il mio LP il titolo Blue Job. E il capo di Ace, he was falling about laughing. I detto, ok, qui make your signature. E mi piace la gente di Ace. They are honest, they're nice, they know me, I know them. And so everything is easy. I mean, io non conosco le gente di Kent or Alligator, which is another story. I mean, that, you know, I'm kind of English. Io sono molto British. My style of blues is not this hard shouting Etta James. I mean, I can do it a bit, but it's not really how I am. I like a bit of swingy stuff. And
I have my own style, and it's kind of British in a way. I know most people think American is the only place to play blues, but I think blues comes direttamente dal cuore, and io sono nato in Inghilterra, allora there's a bit of English in my style of singing. You know, I don't want to sing like noi diciamo in inglese, copycat. I don't want to copy someone else. Giusto. Infatti era più che una domanda, era una sorta di apprezzamento del fatto che comunque tra gli artisti inglesi hanno scelto te per I didn't understand that. No, it was more an appreciation about the fact that they choose you as a modern, you know what I mean? Yeah, they're very lovely. And this new abbiamo un'altra sorpresa per te, Dana. You're gonna get senza vestiti? No! Ma Mike Sponza, sì! Mike Sponza senza vestiti è qui con noi questa sera. Sponza, how are you? Lui ha anche riattiva l'audio. He has another nome che non posso dire. Try to say it. I can't. Well, you know, I usually hai detto il nome di Moreno, puoi dire anche il nome di Mike, eh? Dai. Mike Stronza. That's me. I know, but I love the boys in the band. They're great. Sponsor's band is really fab. A great blues player, Robbie. Lovely guys, really lovely guys. And Sponsor, how are you, dear boy? Tutto bene? Tutto bene. Eravamo in studio oggi con Moreno, siamo stati in studio a lavorare, a fare un po' di cose. Non facciamo concerti, ma siamo in studio, almeno riusciamo a fare un po' di creativity. Yeah, me too. Well, anch'io. I mean, ha sentito il nuovo CD? Sponsor? Sì, mi piace molto il sound, molto bello. It's a good mix too, very good mixing. Yeah. Questo CD è numero my 72 album in my life. 72 albums I made now. Incredibile. Incredibile. I've been in the business a long time, 55 anni, so abbastanza tempo per fare. Questa è mia vita. I love scrivere canzoni. I adoro il mio lavoro con musicisti. Such fun. All cattivo persons. They really are fun though. And I have a good time with musicians. It's just the business side. I hate the shitty business side. Musicians, I'm quite happy. Any other domande? Abbiamo altre domande per Dana, ragazzi? Ma io volevo sapere, Okay. io vorrei sapere da Dana se fa una versione numero 2 del suo libro con more porno details. Yes, of course, perché 150 pagine era tagliato dalla prima versione. Allora, Okay. ma devo arrivare sul Lago Maggiore per trovare un po' di pace. Va bene. Non posso scrivere da qui a Londra. Noi vogliamo quelle 150 pagine. No, volume 2. Yes. Maybe, forse sì, io sono sul lago in settembre, io comincio, ma devo avere qualche mese con niente di fare, scusa. Again, no vodka, just alcohol. But I think I call the libro numero 2, I think I call it Globetrotting with Gillespie, con storia di tutto il mondo. Some of them horizontale, some of them verticale, depende. Yes.
but all of it musicale and with con amore. No more questions? Bellissimo, bellissimo. Is No, that it? So I say goodbye to everyone now. Allora, visto che siete tutti timidoni, vi ricordo che per ora il libro di Dana lo trovate su Amazon, è in lingua originale, quindi in inglese, ma speriamo presto verrà anche tradotto in italiano. Ovviamente speriamo prestissimo, ma insomma che diventi un successo mondiale per la nostra Dana, che ringraziamo tantissimo per averci dedicato questa ora abbondante da Londra, dalla sua casa direttamente di Londra. Grazie per essere stata con noi e aver partecipato alla nostra rassegna IBUks. Noi ti aspettiamo in Italia per suonare con te. Oh, yes, speriamo. E per farti cantare un po' di questi blues che ami da morire, e quindi non vediamo l'ora di averti qui in Italia. E io Come on if you're coming insieme. Come on if... ringrazio tantissimo il mio aiuto regista che è Antonio Boschi. Ringrazio il nostro super conduttore Roberto bye Caselli. Roberto. Goodbye Ed. See you soon. Bye, Dana. I hope E to vi see you ringraziamo soon. tutti. Dana, grazie, è stato Ciao, Dana. meraviglioso averti con noi. Thank you so much, Dana, for being with us. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato. Ciao. 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 Ci vediamo al prossimo appuntamento di Books. Grazie Dana, ciao a tutti. Ciao, Dana. Bye. Ciao. Ciao. How do I switch this bloody thing off? There is a button on the bottom. Oh, the one that says leave. I'm so non-techno. It's an embarrassment. You are marvelous. Ciao. Bye, Dana. Ciao. Bye, Ed. Bye.